Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode. Siamo nel post EW Dynasty, l'ultimo evento in pay-per-view che abbiamo avuto della All Elite Wrestling. Iniziamo, come avevo detto, con la puntata di Dynamite e subito dopo la puntata di Collision, dedicate esclusivamente alle qualificazioni dell'Elimination Chamber maschile e femminile. E vi premetto di già che, scusatemi se sarò molto meno attivo nel commento, ma ho deciso di registrare questa puntata proprio quanto? 20 minuti dopo che ho appena finito di commentare W Dynasty nel canale YouTube. Lì li troverete a 2 giorni di distanza, sì, come sempre, però quindi sarò molto meno diciamo attivo nel commento per questo motivo, perché sennò davvero muoio, poi domani perdo la voce. Allora ragazzi, triple threat match, come ho detto saranno tutti i three-way match gli incontri che vedremo a Dynamite e a Collision, ovviamente validi per entrambe le qualificazioni a entrambe le Elimination Chamber maschile e femminile, valide di EW All Out, valide per i 2 titoli mondiali delle 2 divisioni. E ragazzi, andrò a tagliare gli ingressi perché sennò dovremo sempre vedere 3 ingressi a botta, e io mentre taglio gli ingressi, signori, vado a bere mentre entra Will Ospreay, The Assassin. E ecco anche il ritorno di Alpha con Usuke Takeshita. È tornato anche Kyle Fletcher per la prima volta in questa nuova stagione, è assente dall'ultimo speciale di puntata, sì, speciale, diciamo, mini puntata EW 4-Way to Hell che trovate nel best of della scorsa stagione 2025-2026. Quindi è tornata entramba la Don Callis Family, sia Kyle Fletcher che Takeshita. Ragazzi, come dicevo, vi lascio il match, vado a bere, arrivo subito.
Here is your winner, Alpha Tank Shaw! Ragazzi, ed eccomi qui, un Takeshita che si è qualificato superando Darby Allin e Will Ospreay. Io lo so, sì, avevo detto andavo a bere, però avevo anche un pochettino di fame. Non avevo ancora pranzato, quindi sono andato a mangiare qualcosina. Nel frattempo ho seguito il match, gran match, ma d'altra parte vedremo tutti dei match abbastanza caotici, mega dinamici, molto belli nelle varie qualificazioni. D'altra parte quest'anno avevo deciso di fare proprio 3-way match per dare chance a tutti. E Takeshita è il primo qualificato, ragazzi. Che ritorno d'impatto per The Alpha. Grossa delusione per Darby Allin e Will Ospreay. Ora andiamo al prossimo incontro. Primo match di qualificazione all'Elimination Chamber femminile. Entra la campionessa TBS Jamie Hayter, che ha mantenuto la cintura nel 3-way match che l'ha vista
affrontare Kairi Sane e Willow Nightingale. No, prima non l'avevo detto, ma anche Darby Allin ha difeso la cintura sconfiggendo Gunther, il titolo IW International. Se non l'avete visto, raga, chiaramente Dynasty, datela a vedere, perché è proprio l'ultimissimo pay per view dell'All Elite Wrestling che abbiamo messo. E ecco qui anche Timeless Toni Storm, un'altra delle partecipanti a queste qualificazioni. E ecco anche The Beautiful Madness, Giulia. Giulia ha perso via Ripley a Dynasty, sfortunatamente per lei. Inizia il match. Certo, Tash da prima ha preso proprio il momento ideale, C'era Darby Allin distrutto, proprio appena distrutto, non poteva in alcun modo riprendersi e intervenire, anzi stava ancora rotolando fuori dal ring. Ginocchiata da capo Osprey. Beh. Come qui invece ci sarà la prima qualificazione, vediamo ovviamente i nuovi campioni dopo i nuovi Dynasty. Jon Moxley che ha sconfitto nel doppio Hell in a Cell nei due main event della serata. Jon Moxley che ha sconfitto Kazuchika Okada diventando campione, e la stessa cosa ha fatto Kairi Sane, scusatemi, Saya Kamitani. Non so perché stavo pensando a Kairi Sane ora. Saya Kamitani sconfiggendo Tekla, terminando il suo lunghissimo regno. Scusate, ma ho un pochino di tosse oggi. Allora, raga, come avevo già detto, sarò decisamente molto meno attivo alla telecronaca, per via del fatto che appunto Dynasty è finito proprio da pochissimo e commentata a bomba, anche perché è successo un sacco di roba, ci sono stati un sacco di match fighi, quindi che calcione, e poi si becca il colpo di candlestick da Jamie Hater, la campionessa TBS. Ovviamente ricordiamo che, come abbiamo già visto, Darby Allin prima, Jamie Hater ora. Qualificazioni sono aperte a, diciamo, tutti i campioni, anche se questa volta ho fatto un'eccezione, visto che c'è un titolo in meno per la femminile, ho messo uno delle due campionesse di coppia nelle qualificazioni, Julia Hart in particolare, mentre dall'altra parte non ho messo i campioni di coppia maschili, Sami e Kevin Owens, che hanno difeso con successo al termine di un match veramente da urlo contro
la coppia devastante formata da Kenny Omega e Hangman Adam Page. Tutti e due nelle qualificazioni. Boom. Attenzione Jamie, prova a sottomettere Giulia con una Boston Crab. Ma Tony Storm, posizione di balta Giulia. Schieramento ribaltato. Tony interrompe. Attenzione, snap suplex. Attenzione! Che botta! Tony va a prendere un altro oggetto. Deve fare dei oggetti. Che lariat! Che lariat! Prova la sottomissione, Jamie non se n'è accorta perché a prendere un oggetto e Tony cede. Tony cede, Giulia si qualifica all'Elimination Chamber. Grande momento perché ha applicato la presa di sottomissione quando Jamie Hater è scesa, non se n'è neanche accorta, stava cercando l'oggetto, appena se n'è accorta è stato troppo tardi ragazzi. Giulia allora si qualifica all'Elimination Chamber. Due nipponici, i primi due a qualificarsi, proprio. Ora andiamo al prossimo incontro di qualificazione. Abbiamo il campione TNT Mark Briscoe che ha vinto lo Steel Cage match sconfiggendo proprio il qui presente Samoa Joe, vincendo il primo titolo in un Elite Wrestling. Dall'altra parte il ritorno della protostar Kyle Fletcher. Come avevo detto, il ritorno della Don Callis Family. Però è andata subito bene a Takeshita che si è qualificato. Vedremo se sarà la solita cosa per Kyle Fletcher. Ovviamente anche qui tagliamo gli ingressi. Mi dispiace un po' per Briscoe perché è il suo primo ingresso da campione, ma d'altra parte così è. Proprio primo in assoluto, il primo titolo da campione che ha vinto Mark Briscoe. Andiamo a scoprire chi raggiungerà il campione. Jon Moxley è il già qualificato Konosuke Takeshita. Eccolo qui, il nuovo campione TNT.
Mark Briscoe. Making his way to the ring, representing the Brotherhood from... E ecco, si rivedono, si ritrovano Mark Briscoe e Samoa Joe. From Huntington Samoan Beach, California, Submission Machine. weighing in at 280. E ora è il momento, eccolo qui ragazzi, il ritorno della protostar Kyle Fletcher, che era assente dai programmi W nello stesso periodo in cui era, diciamo, dallo stesso periodo di Takeshita. Entrambi l'abbiamo visto l'ultima volta ai W, no, torniamo con il speciale Farway to Hell, mentre lo ripeto perché ha skippato magari che facevo la card. A parte no, questa volta non l'ho trasmessa, è vero, scusatemi, no. Ve l'ho detto, è meglio se commento meno in cosa puntata perché vengo da una vibrante sezione di commento, ragazzi. Ma ce ne sta buscando un sacco, no, questo inizio. Devastante Joe, ma arriva Fletcher. Se ne va a prendere il martello da Fabio per menare Mark Briscoe, che ha fatto tutto il giro. Mi fa capire quanto lo odi. Così dal nulla. Joe si carica. Attenzione Briscoe. Volo di Briscoe. L'MVP secondo me per il momento di questo match.
Calcione in pieno viso. Fuori. Tutti sono andati a vuoto nel fare le cose. Joseph sulla botta più grossa. Oh, back super fuori dal ring, è devastante. Che Thatcher gettato dentro il quadrato. Boom. Brisco evita Joe con una culla. C'è il suplex. Oh, distrutto. Attenzione, prova a schienare Fletcher, potrebbe essere il momento buono. 1, 2, Fletcher resiste. Era il momento buono perché Joe si era rialzato subito appena preso la fuori da ring, però era stunnato. Boom. Attenzione Joe. Potrebbe essere la fine. Perché Briscoe è KO fuori dal ring. 1, 2, Fletcher, ragazzi, all'ultimo. Tanta roba. Chi riuscirà a qualificarsi all'Elimination Chamber? Abbiamo già visto inizio puntata Takeshita e Giulia che si sono qualificati. Mi ha lanciato la bassa da baseball in faccia proprio. Lì Brisco. Oh. Oh, attenzione, ribalta Fletcher. Bella questa di Fletcher. Attenzione ora sulla terza corda, la Protostar. Andava proprio a vuoto qui. Forse ha colpito di striscio Joe, ma non ne sarei troppo sicuro. Si è ricaricato. Volo contro le corde qui. Attenzione! Mark Briscoe! Boom! E poi la mossa finale di Fletcher è finita, ragazzi. Se lo schiena è finita. Schiena Joe però. 1, 2. No, doveva schienare Fletcher, ragazzi. Fletcher era quello più distrutto in questo match. Qui ha sbagliato Briscoe. Fletcher sembra proprio quello più messo, è quello che ha fatto due proprio salvataggi miracolosi. Attenzione, ci prova ora, ma Briscoe si è ripreso. Veramente dopo Dynamite non andate da nessuna parte, perché ricordiamoci a Collision dove vedremo gli altri match di qualificazione dell'Elimination Chamber di AEW All Out.
Il prossimo evento è proprio lui. Attenzione, suplex. Fletcher infama tutti e due, ma per il momento non fa niente. Attenzione, Fletcher. Al momento giusto. A vuoto il crossbody. Che fai di rischio qui. Jay Driller su Joe. No, Fletcher. A vuoto qui. DDT su Joe. Drop kick. Attenzione, va allo schienamento. 1, 2. Il Brisco vuole entrare nella chamber. Colpito dal candlestick. Ma c'è Joe, attenzione alle spalle, non l'ha visto Fletcher. Oh, a vuoto. Attenzione, schienamento improvviso qui. Ragazzi, grande ritmo come abbiamo avuto e avremo in tutti questi three-way match. A terra. Prova lo schienamento, attenzione qui. Sono così rotti che anche un braccio teso. Joe dice no. Prende la candlestick, colpisce Joe, prova lo schienamento, ma c'è Brisco, ha sbagliato il tempismo, Kyle Fletcher, cartone, succede un bordello lì all'angolo, pile driver, Fletcher mortissimo. Attenzione, cochina clutch. La presa sottomissione tipica, ma Fletcher è lì pronto a intervenire, infatti interviene. E colpisce Brisco, non sa perché. Attenzione! 1, 2, 3. Kyle Fletcher! Proprio come con Usuke Takeshita si qualifica l'Elimination Chamber. Incredibile, ragazzi, sono tornati tutti e due oggi. E tutti e due si sono qualificati. Don Cale sarà proprio al settimo cielo. Niente da fare allora per il campione TNT Mark Briscoe, niente da fare per Samoa Joe. È Kyle Fletcher che si qualifica e va a raggiungere il suo compagno con Usuke Takeshita e ovviamente il campione, il nuovo campione Jon Moxley, il nuovo campione dopo AEW Dynasty. Andiamo al prossimo incontro di qualificazione per ciò che riguarda l'Elimination Chamber femminile. Scopriremo chi andrà a raggiungere la nuova campionessa Sayaka Mitani e la già qualificata Giulia. Mercedes Moné contro Liv Morgan contro la mera Thunder Rosa qui a AEW Dynamite. Andremo anche qui come sempre a tagliare un po' gli ingressi perché avremo tutti e tre ingressi a botta. Andiamo a accorciare un po' e recuperare un po' di tempo. D'altro lo sapete che noi li teniamo sempre gli ingressi e ci mancherebbe anche, voglio dire. Ecco qui a fare il suo ingresso
Liv Morgan. È proprio lei, ragazzi. Va il prossimo ingresso. Prossima partecipante a questo incontro di qualificazione. Elimination Chamber del prossimo pay per view AEW Out. La CEO Mercedes Moné. Proprio lei, ragazzi. And from Tijuana, Mexico, Thunder Rose. E inizia, ragazzi, l'incontro. Scusatemi se mi ero assentato un attimo, non ho skippato un ingresso Thunder Rosa, ma va bene, non è perché è la mia favorita, anche perché non lo è. Comunque inizia il match, ragazzi. Liv Morgan contro Mercedes Moné contro Thunder Rosa. Attenzione, Tres Amigos di Mercedes Moné. Ole. Per poco la Fronton impattava contro il Matt. Attenzione, doppia mossa qui su Thunder Rosa, doppia DDT. Eh sì. Attenzione qui, 1, 2 e Thunder Rosa. Oh, aveva un'ottima occasione Mercedes Moné qui, Che Thunder Rosa è la più martellata. E non solo in senso figurato, perché si è anche beccata un paio di colpi, si dice un martello da Fabio. Liv colpisce tutti con la candlestick. Oh, attenzione, neckbreaker. Ha evitato il tutto. Ora colpisce la moneta.
martellata di Mercedes. Thunder Rosa. Oh. Attenzione, schienamento. Sì, ma Mercedes si era già ripresa. Non è bastato il primo colpo di Liv Morgan, che mi sa che è andato a vuoto. È dovuto tornare con un pestone per interrompere lo schienamento. Proprio lo schienamento, attenzione sulla moneta. 1, 2. Resiste. Diventa Thunder Rosa. Attenzione Liv. Ragazzi, gran ritmo. Oblivion. Così dal nulla. Ma Thunder Rosa è proprio lì, d'altra parte. Wow. Prende il candlestick, colpisce Liv Morgan. Per lo schienamento, attenzione però, la moneta è ripresa. 1. Non ha avuto bisogno, anche se ci ha provato la moneta, però non ha avuto bisogno dell'interferenza. Brava Thunder Rosa. È stata come una pera. A vuoto entrambe. Attenzione qui, mi sa che prova lo schienamento. No. Prova a sottometterla. Ma era prontissima Thunder Rosa, che ora si becca questo colpo, doppio colpo, e colpisce anche Liv. Dice no Liv, e poi si becca questo calcione da Thunder Rosa. Attenzione Thunder Rosa. Dovrebbe essere la fine qui. Tutti match pazzeschi ovviamente, come avevo già detto. Attenzione Thunder Rosa. Questo Death Valley Driver dal paletto. Attenzione a Liv Morgan. Potrebbe essere la fine. Dice no. La moneta.
attenzione, evita. Oh, Liv Morgan a terra tutti e due. Oblivion. Ma però c'è Thunder Rosa, attenzione qui. Va a schienare Monet. 1, 2. Se vedeva così, veramente beffatissima Liv Morgan. Con la sua mossa finale. Si è salvata ancora una volta, però Mercedes se ne prende una mazza da baseball e colpisce Thunder Rosa. Però alla fine viene disarmata, la testa che va a sbattere. Oh, ecco. In realtà non è che abbia fatto molto effetto a Liv Morgan, sembrerebbe, anche se è distrutta. Oh, scusate se sentite qualche rumore sospetto, ma mi sa che deve essere un mega musicante, proprio nel dialetto di casa mia. Ok, ora spento, non riesco a sentire. Wow. Mamma mia ragazzi, veramente sarà lunghissima la puntata probabilmente, tutti questi conti, ma senza dubbio. Sì. 1. Niente. Fortuna togliamo gli ingressi, infatti. Attenzione Thunder Rosa. Oh. Ragazzi, 5 star pieno, per forza. Distruttivo, veramente la puntata dei titani questa, altro che qualificazione alla Chamber. Monet impietosisce Thunder Rosa. Ingenuità qui della mera. Se ne Liv. Thunder Rosa. Oh. 1, 2. Mamma mia ragazzi, una battaglia e ce ne sono altre 2 ragazzi, quindi devastante. Boom. Candy stick. Ancora. Thunder Rosa. Ragazzi, che gara la Thunder Rosa comunque. Da nulla. È la fine ragazzi. 1, 2. Mamma mia ragazzi, ma cioè si meriterebbe che tutti li faccio stare non solo voi. Io voglio provare un roll up, mi piacerebbe provare un roll up, se cosa non mi sento mi prende lo schilibizzo del roll up improvviso. Vediamo, devo avere l'occasione giusta però.
ora, ma non è l'occasione giusta perché Liv Morgan si è rialzata. Infatti no, non è l'occasione giusta. Però l'ho fatto, Urolap l'ho fatto. Urolap l'ho fatto, non era l'occasione giusta. Però, vabbè, lasciamo stare ragazzi. Oh, interrotta qui perché Thunder Rosa è lì. Attenzione, Monet! E cede Liv Morgan ragazzi. Mercedes Monet si qualifica all'Elimination Chamber, signori. Here's your winner, Mercedes Monet. E allora per il momento sappiamo essere Asaka Mitani, la campionessa, Giulia e Mercedes Monet. Ottima prova di Mercedes Monet. Al momento giusto, è stata anche molto fortunata. Sì, perché Liv stava facendo la sua mossa, la sua code breaker, che se andava a segno probabilmente era finita. Però c'era Thunder Rosa lì in mezzo. Quindi la corsa di Liv Morgan è stata interrotta. Il tempo di girarsi, Mercedes Monet gli ha applicato la sua... come si chiamava? Come si chiama? Moneymaker no, la Moneymaker è quell'altra. La Backstatement. Non me lo ricordo come si chiamava. Comunque va bene ragazzi. Allora, ora andremo all'ultimo match di questa puntata di Dynamite per scoprire l'altra qualificazione all'Elimination Chamber maschile. Kenny Omega contro Swerve Strickland contro Kazuchika Okada. E ecco qui ragazzi che sta per entrare il campione dei pesi massimi IWGP ragazzi, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling. Lui è The Cleaner, Kenny Omega ragazzi. Proprio lui. The following contest is a triple threat match. Making his way to the ring from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in. Kenny Omega che nell'ultimo pay per view a Dynasty insieme a Hangman Adam Page ha avuto la grande occasione di diventare campione di coppia, ma niente da fare, hanno vinto sempre nel frattempo ecco l'ingresso del Rainmaker che ha perso il titolo mondiale contro John Moxley a Dynasty nell'Hell Cell match. 3 volte campione del mondo. E ecco anche Swerve Strickland. E inizia l'incontro ragazzi. Dobbiamo scoprire adesso un Kenny Omega e una Okada è rimasto nello sport, dividono un fantastico incontro Iron Man match da 20 minuti ai W Lane vinto da Kenny Omega. Okada chiaramente vorrà ritornare subito in corsia preferenziale per vincere il titolo mondiale che ha perso proprio
come dicevo prima, contro il nuovo campione Jon Moxley. Tra l'altro è andato a pareggiare il record dello stesso Okada di 3 volte campione mondiale W. Che botta, ragazzi, è un suo ritmo veramente. Attenzione, One Winged Angel, no, che mossa, ragazzi. L'arbitro a terra anche, va bene. Attenzione Swerve, evita Kenny Omega. Uno, solo uno, ragazzi. A parte non era il campione, non è stato campione mondiale W per 3 volte a caso, il Rainmaker Kazuchika Okada. Swerve, evita qui Kenny. Attenzione, Okada colpisce Omega in piena testa. Uno. Non so se sono liberato da solo o no, però uno mi sembra un po' strano. Attenzione, prova proprio la sottomissione. Okada, riesce a rompere la presa Kenny Omega. Mentre Swerve controlla, sanguina ora Omega. Attenzione, Rainmaker. Attenzione qui, 1, 2, interviene all'ultimo.
salva su Strickland. Attenzione. Omega dice no. Attenzione. One Winged Angel. Non lo schiena però. Attenzione qui. 1, 2. Okada si libera. Swerve è arrivato veramente in mega ritardo qui. Slam. Attenzione Okada. E interviene a rompere. Attenzione, prende un oggetto, Okada. Oh! Che mossa, raga, pensavo stavo... Attenzione, la Rainmaker è pronta! Ragazzi, è l'occasione ideale questa. Ha fatto bene Okada ad aspettare. 1, 2. Incredibile. Si casa però, ne vuol fare un'altra. Eccola. Ma c'è Omega. DDT su Omega. Prende il martello, colpisce Swerve, ma c'ha Omega dietro, colpisce anche Okada. Attenzione qui. 1, 2. Non riesce Okada. Attenzione. Dice di no, dice di no. Attenzione. B-Trigger a vuoto. Powerbomb su Strickland, che sanguinante ora. Ma Okada d'altra parte è sempre lì pronto. Attenzione. One Winged Angel. 1, 2, 3. Kenny Omega, ragazzi, sconfigge Okada e Swerve Strickland e si qualifica all'Elimination Chamber, ragazzi. Bella vittoria per lui. Un sanguinante Kenny Omega. Allora, ora andiamo proprio a fare super velocemente quelli che saranno le altre qualificazioni che vedremo. Quindi
per il maschile abbiamo Takeshita, Fletcher, Kenny Omega e ovviamente il campione Jon Moxley. Il femminile, che avremo un match in più ovviamente qui a Collision, perché abbiamo avuto un match più per il maschile a Dynamite. Abbiamo Saya Mitani, chiaramente la campionessa, più... Aspettate, che sto mettendo un attimo, se no penso a due cose. Allora, qui nella prima abbiamo Tekla, che è un'altra possibilità di rientrare dentro la Chamber. Tekla. Poi abbiamo Chris Statlander. Perfetto. Chris Statlander. E poi abbiamo Chelsea Green. Perfetto. Ok. Molto bene. Poi andiamo all'altro, dove c'è MJF. MJF, sì. Poi oltre a MJF abbiamo Bryan Danielson. E poi abbiamo Zack Sabre Jr., il campione della Ring of Honor, che tra l'altro ha vinto il titolo proprio sconfiggendo LA Knight a Dynasty, tra l'altro, perché abbiamo avuto anche 2 match per i titoli della Ring of Honor proprio lì. Poi andiamo all'altro match, dove questa volta abbiamo Kairi Sane, Mariah May e Athena. Perfetto. Poi abbiamo gli ultimi 2, dove c'è, oh wow, qui è già un trigo di match, dove c'è Eddie Kingston. Tra l'altro che culo, guarda, c'era già Hangman che ci volevo mettere, e Gunther. Ok. E poi ultimo nonché main event, badate là che fortuna, anche stavolta c'è si è giurata Becky Lynch davvero, grande, era proprio quello che mancava, non siamo a Ripley. Ottimo, andate ragazzi, perfetto, vai. Qui si prova a risparmiare ulteriore tempo, dai raga, tanto ora mi dispiace per chi magari mi ha iniziato a seguire proprio da Dynasty, da questa puntata, che però chi ci segue dall'inizio, raga, tanto gli ingressi sono sempre i soliti, li vedete sempre in queste circostanze dove dobbiamo un pochino risparmiare, perché i match a 3 durano parecchio. Facciamolo. Allora, iniziamo ragazzi. Open Air di Collision, che è il primo match di qualificazione di questa puntata. Tekla, l'ex campionessa, contro Chelsea Green, contro Chris Statlander, signori. Dicevo, ecco, prima, ora stavo mettendo i match, avevo detto chi erano i partecipanti al maschile, ora diciamo sono quelli del femminile, oltre alla campionessa Saya Mitani. Abbiamo ovviamente Giulia e Mercedes Moné, che si sono qualificate a Dynamite. The following is a triple threat match. Making our way to the ring, representing the Madness from Vienna, Austria, the Wrecker. E ecco qui ragazzi Tekla, il suo enorme regno fantastico che è finito proprio a Dynasty, iniziato a WrestleMania, il secondo regno più lungo di questo Universe Mode in EW intendo. Solo Mariah May ha fatto meglio
in EW. Ecco qui invece Kris Statlander abbiamo l'ultimo partecipante, Mariah May, che era campionessa di coppia fino allo speciale CMLL Ring of Honor EW Fantastica Mania. Se non avete visto, ragazzi, vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate insieme a Dynasty, insieme agli ultimi eventi dei video consigliati, oltre ovviamente tutti nella playlist dedicata a questa stagione, che anche quella trovate ovviamente in descrizione. E allora, ragazzi, iniziamo EW Collision, qualificazioni, Elimination Chamber. Meno ce le facciamo tutte insieme in questa puntata, che a differenza delle puntate settimanali che di solito non ho fatto in live ma ho fatto uscire direttamente in video, come avete notato, immagino, così almeno poi siamo liberi di fare le altre rivalità per gli altri titoli, anche perché Double Out non è che solo di Elimination Chamber vive. Volevo portare 4 match, ma allora ci devo un po' pensare. La cosa bella è che per il momento nessun campione si è qualificato alla Chamber. Non Darby Allin, non Jamie Hayter, non Mark Briscoe. Vabbè, Kenny Omega, ma Kenny Omega è il campione mondiale di pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, quindi diciamo è questo lavoro. Quindi possiamo creare una serie di rivalità per i titoli, almeno titolo TBS, titolo TNT e il titolo International li possiamo mettere in palio, oltre a ovviamente titoli mondiali che saranno nelle due Elimination Chamber, quello maschile e quello femminile. Poi vediamo che altro titolo mettere. Forse un match per i titoli di coppia, vediamo. Vediamo. Borda qui. Mamma mia, ha fatto fare 360 a Kris Statlander.
Oh, la colpita di brutto, gli ha lanciato sulla candlestick, Tecla. Stiamo Chelsea. Attenzione, strangolamento del ragno qui. Porco. Spear su Chris Statlander. 1, 2. Era un'occasione tanta roba perché aveva strangolato Chelsea Green. Spear dal nulla su Chris Statlander. Ma Chris Statlander aveva qualcosa da ridire sul piano di Tecla. Resiste ancora, questa era un'altra grande occasione per Chelsea Green. Con la Tecla KO. Attenzione. Come ha lanciato la sedia. Ha fatto precipitare Chelsea Green, lo stile di Tecla. Power slam. Attenzione Chelsea Green, evita Chris Statlander il tentativo di Unprotected, che probabilmente poteva valere la vittoria. Lanciata fuori dal ring Chris Statlander. Attenzione, il colpo su Tecla, ancora distrutta, no? Interviene Chris Statlander. Boom. Attenzione Chelsea Green. Chelsea Green. Chris. È ricaduta sullo sledgehammer. Prova la sotto. No. Attenzione. Ha lanciato la mazza da baseball su terra e poi viene colpita da Chris Statlander. Poteva schienarla perché secondo me era un'ottima occasione. Schiena Tecla però, no, ha sbagliato, doveva schienare Chelsea Green. E Tecla infatti dice no. La Chelsea si è ripresa. Errore di valutazione questo. Però attenzione Chris Statlander, la può chiudere. Boom. Va allo schienamento, attenzione qui. 1, 2 e non riesce Tecla a intervenire. Chris Statlander si qualifica e va all'Elimination Chamber. Bella vittoria per Chris Statlander. Tecla pensava di rientrare nella corsa titolata subito, ma ha fallito l'occasione. Chris Statlander ha colpito nel momento giusto. 1, 2, 3 e via. Quindi abbiamo allora Sayaka Mitani, Giulia, Mercedes Moné e Chris Statlander. Ne mancano altre due.
Nel frattempo andiamo a scoprire chi entrerà nell'Elimination Chamber tra questi qua, ragazzi. MJF, The American Dragon, Bryan Danielson e il nuovo campione mondiale della Ring of Honor, Zack Sabre Jr. E ecco che entra Maxwell Jacob Friedman, MJF, ragazzi. The following contest is a triple threat match. MJF che ha avuto l'occasione di andare per il titolo mondiale contro Kata e riprendersi la cintura, ha perso la finale dell'Open Air Tournament di AEW Full Gear contro appunto John Moxley, che poi è diventato campione lui sconfiggendo Kata proprio a Dynasty. Entra anche Bryan Danielson, che ha perso il match di Dynasty contro Eddie Kingston, la sua faida personale, dove gli ha dimostrato tutto il suo valore. Ecco qui il campione della Ring of Honor, ragazzi, Zack Sabre Jr., ragazzi, eccolo qui. The Ring of Honor Champion, Zack. Grande vittoria per Zack Sabre Jr. contro The Knight a Dynasty, diventato campione della Ring of Honor. E inizia il match, signori. MJF contro Bryan Danielson contro Zack Sabre Jr. qui a AEW Collision. Lanciato senza complimenti fuori dal ring, il campione della Ring of Honor da MJF. Grande dinamismo qui. Ha lanciato la sede addosso. Gola che va a sbattere male contro le corde, si può dire, si può dire. Azione Danielson con la candlestick. Colpisce MJF.
Colpo basso. Ragazzi, l'ultimo match è tutto regolare. Attenzione, prova a sottomettere Danielson qui. Colpisce Zack Sabre Jr. Ma viene disarmato. A sua volta poi Danielson da MJF. Prende un oggetto. Boom. Attenzione, lo chiude in questa manovra. Sì. Danielson e Zack Sabre Jr., due grandi specialisti delle manovre di sottomissione. Sangue in MJF. Oh, sulla sedia, terrificante, lanciato sul ring. Oh, abbattuto. Sono Danielson, Busai Kuni dal nulla, sanguina anche Zack Sabre Jr. 1, 2. Era un'ottima occasione questa. Oh, schiantato letteralmente. Attenzione ora ai proverbiali calcioni di Danielson. Eccolo, però MJF c'ha la sedia, attenzione, eccolo. Sul bacchione. Beh, è pronto lì Danielson, giustamente. Prossimissimo. Zack Sabre Jr. però è arrivato dall'altra parte del ring, cioè sembrava un aeroplano. Jeff fa lo scemo, diciamo, sta per dire, insomma. Oh! Boom! E poi colpisce
Zack Sabre Jr. questo è proprio selling puro, eh. Ribalta MJF, grande classe. E ora martello da Fabio, si battere una facciata in testa. Che battaglia, mamma mia, vabbè, come tante di quelle abbiamo visto in questa puntata, devo dire, perché quando la metterò sul canale rosso, mi raccomando, fatemi sapere come sempre qual è il vostro match preferito e tutto il resto. Già, tutti e due dentro il ring ha buttato Danielson. Oh, le sue manovre di sottomissione intricatissime, e dall'altra parte era prontissimo lì Danielson. Continua questa battaglia incredibile. E ne abbiamo altre 3 prima di concludere. Busai Guni, attenzione. No. Continua ancora questa epica battaglia. Attenzione, ne approfitta. 1, 2, 3. Ragazzi, è proprio il campione della Ring of Honor che si qualifica all'Elimination Chamber. Niente da fare né per MJF né per Bryan Danielson. No. Andiamo ora al prossimo incontro di qualificazione. Non me l'aspettavo la qualificazione di Zack Sabre Jr., ma ne ho avute di qualificazioni a sorpresa, direi. Sì, personalmente per esempio non mi aspettavo si qualificava Takeshita al posto di Ospreay e Darby Allin, però ci sta. Kyle Fletcher me l'aspettavo un po' di più, però credevo che Samoa Joe la spuntava. Match quello Liv Morgan Mercedes Moné, vabbè, ci stava comunque sia Moné che Liv Morgan. Quello finale ho sperato in Kenny Omega e alla fine è andata bene, parlando dei match di qualificazione di Dynamite. Qui speravo in Tela, ma non ce l'ha fatta, perché si è qualificata Chris Statlander, Zack Sabre Jr., anche sorprendente. Ok, andiamo al prossimo match di qualificazione. Kairi Sane, Mariah May e Athena, signori. Ora
stiamo per scoprire le ultime due qualificate all'Elimination Chamber, mentre il prossimo match andiamo a scoprire l'ultima qualificazione per l'Elimination Chamber maschile tra Eddie Kingston, Hangman Adam Page e Gunther. Ecco qui intanto che entra la Pirate Princess Kairi Sane, che non è riuscita a vincere il titolo TBS a Dynasty. Ha avuto l'occasione in un three-way match che comprendeva ovviamente la campionessa Jamie Hayter e anche Willow Nightingale. E ecco qui anche Mariah May, l'ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling, ha perso proprio il titolo assieme alla Ring of Honor AEW Fantastica Mania 2026, che trovate ovviamente tra i video consigliati in didascalia. Compensazione Jamie Hayter. Ecco entrare anche l'ultimo ingresso è proprio quello della Fallen Goddess Athena, signori. E inizia, ragazzi, questo incontro, come ho già detto, raga, per risparmiare tempo. In questa occasione si taglia, almeno per questo episodio si taglia un po' gli ingressi. E siamo pronti, signori. Allora, Mariah May, Kairi Sane, Athena, vediamo chi si qualificherà all'Elimination Chamber di AEW All Out. Prossimo appuntamento proprio giù nella nostra Universe Mode. Grande ritmo, ovviamente, come un po' tutti questi match di qualificazione. Abbiamo messo proprio il meglio del meglio che potevamo mettere di tutta la All Elite Wrestling e un paio di casi anche della Ring of Honor con Zack Sabre Jr. ad esempio Samoa Joe. Stavo pensando se mettere anche o no la campionessa della Ring of Honor Io Sky, ma ho detto alla fine, ho visto chi c'era e ho detto vabbè, lasciamo perdere, mettiamo un campione della Ring of Honor e basta. Qui siamo nell'Elite Wrestling. Oh, che bomba! Vado a bere, raga, perché come vi ho detto arrivo da che ho appena trasmesso Dynasty, anche se voi sul canale rosso lo vedete con qualche giorno di differenza, come sempre, e anche se sto andando molto più tranquillo nel commento oggi, ovviamente ve ne siete accorti, ma ve l'ho già detto poi anche. Poi sennò veramente la gola, cioè mi finisce la voce poi alla fine, che sto commentando ore e ore e ore di wrestling trasmesso, voglio dire. Va bene, arrivo subito, raga, vi lascio questo match tra Mariah May, Kairi Sane e Athena, valido per le qualificazioni all'Elimination Chamber femminile di AEW All Out.
Here is your winner, Kairi Sane! Ragazzi, che vittoria di Kairi Sane. Me lo sono visto mentre stavo bevendo, ma tanta roba, tanta roba. Abbiamo un'altra verificata, 3 nipponiche, Sayaka Mitani, la campionessa, Giulia Kairi Sane. Chissà, chissà. Andiamo però ora a scoprire l'ultimo partecipante dell'Elimination Chamber maschile. Andiamo a scoprire chi si andrà a unire al campione Jon Moxley, a Konosuke Takeshita, a Kyle Fletcher, a Kenny Omega e a Zack Sabre Jr., il campione della Ring of Honor. Eddie Kingston contro Hangman Adam Page contro Gunther, ragazzi. A Dynasty questi 3 uomini hanno avuto, diciamo, in 2 casi il percorso simile, nell'altro completamente diverso, e parlo proprio di quello che sto parlando ora, il Mad King Eddie Kingston, che ha sconfitto Bryan Danielson nella loro disputa speciale con cui ha conquistato il rispetto di Bryan Danielson, e non solo suo, ma in realtà lui era uno dei pochissimi dubbiosi di Danielson che erano rimasti. Nel frattempo abbiamo Gunther in Ring General che ha provato a diventare campione international sconfiggendo Darby Allin, ma non ce l'ha fatta, ha perso l'occasione, vuole rifarsi qui. Gunther che non ha iniziato benissimo il suo percorso in AEW, e ecco l'ultimo che entra, Hangman Adam Page, perché lui poteva diventare campione di coppia del Elite Wrestling insieme a Kenny Omega, ma non è andata bene, hanno vinto infatti Sami Zayn e Kevin Owens, però match veramente epico nell'ultimo pay-per-view AEW Dynasty che abbiamo trasmesso. E inizia il match, ragazzi. Questo è proprio l'ultimo match di qualificazione all'Elimination Chamber maschile di AEW All Out. Tra l'altro l'edizione dell'anno scorso di Double Out, ora, tanto per dire, al momento ora che sto registrando è il mio pay-per-view di questo Universe Mode di wrestling più visto, ovviamente sul canale rosso. Speriamo di farlo anche in questa edizione. Sì, la seconda edizione di The Double Out.
Oh vai. Vi dico perché tifo io, ragazzi. Eddie Kingston se lo merita, però come si può dire, deve meritare anche sul campo. Non che però non l'abbia fatto, però nel senso deve vincere questo match, ecco. Oh, scusate. Oh, va a battere la testa di entrambe. L'Ariat devastante su Eddie Kingston. È riuscito comunque a intervenire Gunther. Olè. Oh. Dead Eye su Gunther, ma era fortissimo. Prova a sottomettere da Page, ma entra in scena e in generale sangue in Eddie Kingston. Hurricane su Adam Page. Wow. Gunther era lì pronto. Prova lo schienamento. 1 2 vicino a Gunther. Carico Gunther. No, evita. Eccola. Bella Kingston. Colpisce Gunther. E colpisce anche... No, come no.
Oh, attenzione! Dead Eye su Gunther. Ma poi c'è Eddie Kingston. Intanto ha tirato nel dubbio un calcione a Gunther. Attenzione che colpito da Adam Page Gunther. Ora potrebbe essere la fine. Interviene Eddie Kingston. Uno, due, serie di pugni e chop, pugni e chop, pugni e chop. Attenzione, Eddie Kingston. Uno, due. Resiste Hangman. Era un'occasione fantastica per Eddie Kingston. Colpisce Adam Page, colpisce anche Gunther e poi ricolpisce Adam Page. Va allo schienamento su Gunther. 3. Eddie Kingston vola e si qualifica all'Elimination Chamber, continuando il suo momento fantastico, direi. Niente da fare per Gunther e per Hangman Adam Page. Tra l'altro alta delusione per Gunther, signori. E ora manca il main event, ultimo match che andiamo a trasmettere, e andiamo a scoprire chi si unirà allora all'Elimination Chamber femminile. Allora, ora facciamo ultimo recap per l'Elimination Chamber maschile, tanto per i più distratti. Il campione Jon Moxley difenderà dall'assalto di Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher, Kenny Omega, Zack Sabre Jr. e Eddie Kingston. Dall'altra parte, Elimination Chamber femminile, la campionessa Saya Mitani, che difenderà il titolo dall'assalto di Giulia, Mercedes Moné, Kris Statlander e Kairi Sane. Adesso abbiamo l'ultimo match per scoprire chi farà parte di questo ultimo incontro, e sta per entrare Julia Hart, una delle due campionesse di coppia della All Elite Wrestling insieme a Sky Blue, membro delle Sister of Sin. Loro che hanno vinto i titoli, come dicevo, vabbè, ve l'ho detto anche prima, con Mariah May, fantastica mania, bla 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 bla. Insomma, entra ora The Man, Becky Lynch, signori. Occasione per lei di ripuntare al titolo mondiale che ha già vinto. Non la si vedeva. Becky Lynch da quando? Dall'Owen Tournament? No, devo andare un attimo a vedere. Sì, dall'Owen Tournament. E ora l'ultima a entrare, quella che ha sconfitto Giulia nella sua personale rivalità a Dynasty. Cerca di riscatto la Mame Rhea Ripley, neo acquisto della All Elite Wrestling, signore. E ci siamo, signori. Allora, l'ultimo match, Julia Hart, Becky Lynch, Rhea Ripley.
Uh. Tirato a destra all'arbitro di Ripley. Dove non c'è squalifica. Devo sbattere le teste di entrambe. Boom. Batte tutti e due Rhea Ripley. Carichissima la vittoria contro Giulia, che tra l'altro si è qualificata. Chissà se ne andrà a rincontrarla, diciamo. Anche ai double out. Scusatemi raga, ma per prendere un po' di fiato stavo scrivendo la card di All Out sul visore, su dove prendo gli appunti mentre riguardo questo match. Giulietta ne sta prendendo, ma anche Becky Lynch una bella mazzata. Rhea Ripley sta dominando, però come sapete ragazzi.
Ok, ci sono scritto tutto. Prova Julia Hart. Chi dice no? E a un certo punto ha iniziato a prendere un sacco di mazzate, veramente una barcata. Lo portava malissimo. Beh, avevo detto che stava distruggendo tutto. Attenzione, prova. Ancora una volta Julia Hart. Taylor non si è qualificata. Buona occasione per la Sister of Sin di provare almeno di portare il titolo mondiale appena perso dal Tecla, appunto. Sarebbe una grande prova per Julia Hart. Boom. Attenzione. Man Handle Slam. 1, 2. Ria dice no. Solo Julia Hart. Neckbreaker. Riesce a liberarsi Becky da questa abdominal stretch di Ria. Oh, borda. Attenzione, prova Becky Lynch. Maria Ripley arriva. Attenzione, prova a sottomettere Julia Hart. Attenzione qui, interviene in tempo Rhea Ripley a salvare. Testata di Rhea Ripley. I due si conoscono molto bene, quelli trascorsi durante la prima stagione della nostra Universe Mode in WWE. Doppio Russian leg sweep. Attenzione, Riptide. No, scusatemi, Manendo Slam volevo dire, mi sono confuso. Oh, ma Julia Hart era lì pronta. Oh, attenzione qui.
No, solo uno. Non l'avrei detto. Che ha spezzato la candlestick addosso, cioè distruttiva veramente Julia Hart. Attenzione Becky Lynch. No. L'ha lanciata in testa. Ribalta Rhea. Sulla terza corda. Frog Splash. Ma Julia Hart si è appena ripresa. Sfortunata di Ripley. Attenzione. Riptide. Ma Becky Lynch si è ripresa. No, infatti non la schiena. Calcione. Colpisce Giulia. Prova la sottomissione su Rhea. Attenzione qui. E cede Rhea Ripley, ragazzi. Becky Lynch è l'ultima qualificata all'Elimination Chamber. Che roba, ragazzi, che roba. E con la vittoria di Becky Lynch abbiamo ora tutti qualificati all'Elimination Chamber di All Out. Noi ci salutiamo ad un prossimo appuntamento della nostra Universe Mode, signori, che ovviamente ora siamo proprio all'inizio della Road to AEW All Out, quindi ci vediamo alla prossima, sarà una grandissima Elimination Chamber.